Quasi 4 italiani su 10 hanno il colesterolo alto e molti non lo sanno nemmeno. Forse anche tu sei tra quelli che hanno ricevuto quel referto con il numeretto cerchiato in rosso. L'LDL è alto e il medico ti guarda con aria seria dicendo: dobbiamo intervenire, magari con un farmaco. Ma aspetta, prima di pensare che l'unica strada sia quella farmacologica, voglio dirti una cosa importante. Abbassare il colesterolo senza farmaci è possibile. E non è solo questione di cuore. Migliorare il tuo profilo lipidico può cambiare radicalmente anche la tua energia, la tua lucidità, perfino il tuo umore. In questo video ti porto in un percorso semplice, concreto, ma scientificamente potente. Non si tratta di diete lampo o rimedi della nonna. È un vero e proprio metodo, fatto di azioni reali che puoi iniziare oggi stesso. Ma attenzione, il punto numero 3, quello sulla gestione dello stress, è spesso sottovalutato ed è lì che si gioca il 30% del risultato. Saltarlo significa sabotarsi da soli. Quindi ti consiglio di restare con me fino alla fine, anche perché, come bonus extra, scoprirai altri 5 ingredienti naturali che riducono il colesterolo in modo ancora più efficace. Intanto, fammi sapere nei commenti, hai mai provato rimedi naturali per abbassare il colesterolo? Cosa ha funzionato per te e cosa no? Parliamone. La tua esperienza può aiutare anche qualcun altro a stare meglio. Se vuoi davvero abbassare il colesterolo, il primo campo di battaglia è l'alimentazione. Ma attenzione, non basta mangiare sano. Ci sono alimenti che sembrano innocui e invece agiscono nell'ombra, sporcando le arterie giorno dopo giorno, aumentando il rischio di infarto o ictus senza che tu te ne accorga. Il primo passo è quello di eliminare, o almeno ridurre drasticamente, i grassi saturi e trans. Si nascondono nei prodotti ultraprocessati, nelle merendine confezionate, nei fritti, nelle carni grasse, nei formaggi stagionati, nei latticini interi. Non si tratta di demonizzare il cibo, ma di scegliere con consapevolezza. Questi grassi alimentano l'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, e ogni giorno che li consumi regolarmente contribuisci ad accumulare sporcizia nelle tue arterie. È un po' come un lavandino che si ostruisce lentamente. Ma c'è una buona notizia. Puoi iniziare a ripulirle. Puoi farlo inserendo i grassi buoni. Mangia pesce azzurro ricco di omega 3, avocado, noci, olio extravergine d'oliva. Questi alimenti aiutano a far salire l'HDL, il colesterolo buono, quello che agisce da spazzino delle arterie, aiutandoti a liberarle dai depositi in eccesso. Ma non è finita qui. C'è un altro alleato formidabile, spesso sottovalutato: le fibre. Avena, legumi, frutta fresca, verdure colorate. Le fibre agiscono come una barriera naturale, bloccano l'assorbimento del colesterolo cattivo e ne facilitano l'espulsione. Vuoi un esempio pratico? Una colazione a base di avena, frutti rossi e semi di lino macinati è una delle migliori strategie per iniziare la giornata nutrendo il tuo cuore. Scrivimi nei commenti Avena Team se anche tu domani provi a iniziare la giornata così. Magari ispirerai qualcun altro a fare lo stesso. Hai sistemato l'alimentazione? Perfetto. Ora è il momento di mettere in moto il tuo corpo. Non serve diventare un maratoneta, non serve iscriversi in palestra. Ma ti dico una cosa con il cuore in mano. Se non ti muovi, anche la dieta migliore del mondo rischia di non bastare. Il colesterolo alto non è solo questione di cibo. È anche questione di sedentarietà. Ogni volta che resti fermo per ore sul divano o alla scrivania, il tuo metabolismo rallenta, il sangue diventa più viscoso e il colesterolo si accumula più facilmente. Ma basta poco per invertire la rotta.
Anche solo 30 minuti al giorno di camminata a passo sostenuto, una pedalata in bici, qualche vasca in piscina o una sessione di yoga o stretching possono cambiare il tuo profilo lipidico. Letteralmente. L'attività fisica stimola l'organismo a smaltire i grassi, migliora la circolazione, riduce l'infiammazione e aiuta ad abbassare il colesterolo totale. E non serve farlo tutti i giorni. Anche 5 giorni su 7 sono sufficienti per vedere cambiamenti reali. Se hai più di 50 anni magari ti senti un po' arrugginito o non sai da dove cominciare. Nessun problema. Ho preparato un video con 5 esercizi semplici da fare a casa, perfetti per ricominciare a muoverti senza stress e senza bisogno di attrezzi. Lo trovi qui sul canale, salvalo e guardalo appena finisci questo video. Potrebbe diventare il tuo nuovo punto di partenza. E se conosci qualcuno che passa più tempo seduto che in piedi, condividi questo video con lui. Potrebbe essere la scossa che gli salva la vita. C'è un nemico silenzioso che lavora contro di te. Anche quando mangi bene, ti muovi e fai tutto nel modo giusto. Si chiama stress cronico. E se non lo gestisci, può annullare fino al 30% degli sforzi che fai per abbassare il colesterolo. Lo stress non è solo una sensazione nella testa. È una cascata di reazioni chimiche nel corpo. Quando sei stressato, il tuo corpo produce più cortisolo, l'ormone dello stato di allerta. Ma c'è un problema. Alti livelli di cortisolo peggiorano il profilo lipidico, aumentano l'infiammazione e rendono più difficile per il corpo eliminare il colesterolo in eccesso. E la scienza lo conferma, ci sono studi clinici che parlano chiaro. Più stress equivale a più colesterolo. Cosa puoi fare allora? Respira profondamente, anche solo per 3 minuti al giorno. Prenditi tempo per te senza sensi di colpa. Dedica più attenzione al sonno. Dormire bene è un atto terapeutico. Il sonno ricarica il cervello, ma anche riequilibra gli ormoni che regolano il metabolismo dei grassi. E se hai qualche chilo in più, sappi che perdere anche solo il 5-10% del peso corporeo può avere un impatto fortissimo sul tuo colesterolo. Se questi consigli ti stanno aiutando, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Stiamo creando insieme uno spazio di salute vera, consapevole e naturale. Ora arriva una parte che in molti sottovalutano, ma che può diventare la tua arma in più. Hai già fatto tanto, hai migliorato la tua alimentazione, ti muovi di più, stai iniziando a gestire meglio lo stress. Ma ora voglio darti una marcia in più. Come ti avevo promesso, ti svelo i 5 ingredienti naturali verificati dalla scienza che possono aiutarti a ridurre il colesterolo in modo ancora più efficace. No, tranquillo. Non sono pozioni magiche, ma inseriti con intelligenza nella tua routine quotidiana possono potenziare i tuoi risultati in modo concreto. Eccoli, conoscili, uno per uno. Tè verde. Ricco di catechine, il tè verde è un vero antiossidante naturale. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition, bere tè verde ogni giorno può ridurre significativamente il colesterolo cattivo in appena 12 settimane. Una tazza al giorno, basta questo per iniziare. Provalo al mattino, magari con una fettina di limone ma senza aggiungere zucchero. Bevilo al posto del solito caffè e noterai la differenza anche in termini di energia. Curcuma. Il suo principio attivo, la curcumina, è un potente antinfiammatorio naturale. Uno studio del 2017 pubblicato su Phytotherapy Research ha dimostrato miglioramenti evidenti nei livelli lipidici in soggetti che assumevano curcumina regolarmente. Aggiungila alle zuppe, alle verdure o prendi un integratore di qualità, possibilmente con piperina per migliorarne l'assorbimento. E se vuoi scoprire tutti i benefici della curcuma e come usarla al meglio, ho una buona notizia.
Nel canale trovi un video interamente dedicato a questa straordinaria spezia. Troverai consigli pratici e curiosità che forse non conosci e che potrebbero sorprenderti. Aglio. L'aglio è un antibiotico naturale, ma anche un ipocolesterolemizzante sorprendente. Secondo una meta-analisi su Nutrition Reviews, l'assunzione di aglio per almeno 2 mesi può ridurre il colesterolo totale fino al 10%. Se il gusto ti disturba, puoi provare anche le capsule di estratto secco. Cioccolato fondente. Sì, hai sentito bene. Cioccolato. Ma attenzione, solo quello fondente al 70% o più, ricco di polifenoli. Queste sostanze aiutano a migliorare la funzione endoteliale e a tenere a bada l'LDL. Piccole dosi, grandi benefici. E anche il palato ringrazia. Frutti di bosco, ricchi di antociani, potenti antiossidanti naturali. Una ricerca pubblicata su The American Journal of Clinical Nutrition ha mostrato miglioramenti nel profilo lipidico dopo il consumo regolare di frutti di bosco. Mirtilli, more, lamponi. Freschi, congelati o liofilizzati, inseriscili nella colazione o come spuntino intelligente. Ma ricordati, nessun alimento da solo può fare miracoli. Non si tratta di mangiare chili di aglio o bere tè verde tutto il giorno. Si tratta di costruire un equilibrio in cui ogni gesto ha il suo ruolo. E soprattutto, se stai seguendo terapie farmacologiche o hai patologie particolari, parlane sempre con il tuo medico prima di fare cambiamenti o introdurre integratori. Se usati con criterio, questi rimedi naturali possono diventare i tuoi alleati quotidiani, silenziosi ma potenti, nella strada verso una salute più stabile e duratura. Abbassare il colesterolo senza farmaci è una strada concreta. Non è facile, non è veloce, ma è possibile. E soprattutto è una scelta di consapevolezza. Significa tornare a fidarti del tuo corpo. Significa smettere di sentirti in balia di un numeretto sul referto. Dieta intelligente, movimento regolare, gestione dello stress, qualche chilo in meno. E poi, quei piccoli alleati naturali che ti danno una spinta in più. È la somma di tutto questo che può davvero cambiare il tuo sangue, il tuo cuore, la tua vita. E ricorda, non sei solo. In questo canale troverai sempre contenuti seri, naturali e accessibili, che possono aiutarti a migliorare la tua salute ed il tuo benessere un po' ogni giorno. Ora, se vuoi fare un passo in più, tocca a te. Guarda il video che appare adesso sul tuo schermo, è già disponibile sul canale. Scoprirai quali alimenti, secondo la scienza, sono veri alleati nella prevenzione dell'infarto. Ti aiuterò a capire come proteggere ancora di più il tuo cuore ogni giorno, attraverso scelte semplici ma potentissime. Non perdertelo e continua il percorso. Io ti aspetto.